Lilia è la nostra amica di oggi. Ciao Elena, buonasera. Ciao. Connetti maggiormente a lei adesso, mentre io conto da 5 a 1, come sempre. 5, 4, 3, 3, 2, 1. Dimmi se la vedi. Sì, la vedo. Mhm. Come la vedi? La vedo che la vedo in questa piscina grande, 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 all'aperto, però è vestita, non ha il costume, è vestita normale in un salvagente appoggiata. Ehm, mi fa vedere questa immagine per dirmi che potrebbe tranquillamente essere libera di esplorare tutta la piscina, tutta l'acqua, ma eh, si sente più sicura rinchiusa dentro la salvagente. Diciamo che non sa fuori come può gestire lo spazio, ecco. Ok. Ti dà la sua autorizzazione? Mhm. Come te la dà? Facendo così. Ok. Come la vedi lei? Come ti appare? Mi appare un po' ansiosa di... Allora, lei sa che farà lei, ok? Però è come se volesse ansiosa del nostro aiuto comunque perché è come se lei ha sentito che da sola non ce la fa. Mm. E Ma come te quindi lo dà questa autorizzazione? Ti firma un foglio, ti dà un cristallo? no, mi fa questa cosa e mi dice per me va bene. Ah, Mm, namaste. Mm. sì. A me dà un po' fastidio namaste, sinceramente, con Mm, l'emoticon del namaste. No? sì, 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 no, sì. non è di Lilia, ci tenne a dirmi Ah, no, con no, certo. linguaggio gestuale. C'è un significato esoterico di namaste? Le due manine giunte? Allora, la prima cosa che mi è arrivata è che si possono unire tutte le parti, ma si possono usare in maniera limitata. Cioè, quello che mi è arrivato è che è come se questo piano delimitasse lo spazio dove tu puoi usare tutte le tue parti in maniera congiunta. Per il resto non ti è dato. Non ti ha dato cosa? Saperlo. Usarle tutte, usare tutte le parti assieme. Mh. Giungere le mani insieme, significa mettere in corrispondenza uno con l'altro i Mm. polpastrelli. Che significato esoterico ha? Unire polpastrello dell'indice con l'indice, del pollice col pollice e così via. È questo, no? No, in generale, tipo se fai così, Mh-mh. una cosa così, Mh-mh. sento un enorme campo energetico invece, Mh-mh. come se fosse un ripetitore della propria energia, vibrazione verso l'esterno. E se tu lo fai con una persona? Tu una mano, lui l'altra? Eh, in quel momento unisci le due vibrazioni, poi dipende se l'altra persona è completamente libera ehm, a unire la sua energia con la tua, diventa appunto le due vibrazioni si uniscono perfettamente e fanno diciamo la media, no? Tra le due e il campo si unisce, quindi si sentono delle sensazioni diverse dal solito. Mh.
Va bene, Può dimmi. essere che però, cioè, se in quel caso lì comunque tu entri nel campo della persona e se non riesci a centrarti bene, puoi rischiare di essere interferito o di avere l'energia che viene risucchiata. Va bene, chiamiamo tutti quelli che lei ha chiamato nel cinema. Mhm. Chi si presenta? Allora vedo la compagna del figlio e la nipote in prima fila, il figlio in seconda fila dietro alla figlia e poi tutti gli altri, tutti nelle ultime due file, hanno riempito le ultime due file in fondo che saranno tipo una quindicina di file il cinema, quindi le ultime 14-15. Ok. Diciamo alla PS e alla P di Lilia però di schermare con un telo nero il cinema dalla sua vista. Perché? Perché che il cinema sia pieno di gente o non ci sia nessuno, a lei non cambia. Lei è qui per lei oggi. Mhm. Lilia è qui per se stessa. Un grande gesto di altruismo verso se stessa, non di egoismo, di altruismo, di amore verso se stessa. Lei si rispetta oggi, lei si considera l'unico vero goal, l'unico vero obiettivo del suo essere qui nella Matrix. Quindi nel cinema ci sarà condivisione di informazione, ci sono tutti i parenti che saranno arrivati e così via, ma lei non lo vede perché c'è questo telo nero che lei stessa si srotola intorno al cinema e non vede quelli che sono lì dentro. Non le devono interessare. Le piace questa idea? Sì, in eterico sì, anzi, si sente più leggera, si sente molto più leggera così. Con meno finta responsabilità. Mm, Ok. sì. Lilia si può dire è rumena, no? Si può dire, penso. C'è la connessione con l'entità mentale collettiva aiuto gli altri, tipicamente connessa al popolo rumeno. Sì, la vedo anche, è di livello 5, entità mentale che è collegata all'entità mentale collettiva, come si può chiamare? Ehm, After Time, no, non c'entra niente, no. no, no, after time no. Ehm, Mi viene altruismo, ma non è altruismo, perché non è Mm, l'altruismo inteso proprio come altruismo, non c'entra con questa cosa. Questo è una è come se ci fosse queste entità mentali ti spingono proprio come se aprissero un canale dove tu sei attirato a fare a preoccuparti per gli altri. Quindi sì, vabbè, comunque ecco, l'essere vedo occupati questa a cosa. preoccuparsi degli altri. Ok. Mm. Quanti rumeni in percentuale sono legati a questa entità mentale collettiva? Lilia lo è, no? O sì, o Sì, no? sì, 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 è legata e lei per essere legata a questa ha un'entità mentale di livello 5. Mhm. Mm, no, io vedo 1,5 milioni. Solo 1,5 milioni. Di rumeni, Mhm. sì, legati all'entità mentale, sì. Ok, li invitiamo tutti nel cinema. Quanti Mhm. vengono? Ma Lilia non lo sa. 1 milione. Vabbè, ci accontentiamo. Va bene, Lilia ha già fatto una sessione con me.
Ci sono ci sono entità eteriche? C'è un piccolo rettile che aiuta un po' questa entità mentale di livello 5, quando deve diciamo fa la parte come si dice, concreta, nel concreto dall'esterno. Mhm. Ok, a volte quindi crea delle interferenze esterne che potrebbero essere, la prima immagine che mi è arrivata vedo, che ne so, un conoscente di Lilia che tutto d'un colpo la chiama piangendo disperato, che è depresso e ha bisogno del suo supporto. Tutto d'un colpo così, per esempio, no? E quindi lei corre. Mhm. Magari tralasciando, che ne so, stava per prepararsi, mettersi sdraiata a leggere un libro con una tisana, invece molla lì tutto, prende e va, no? Per esempio, ed era l'unico suo momento dopo una settimana di intenso lavoro, non so, ecco, quindi c'è questa interferenza, queste cose che prima vengono tutti gli altri e poi se avanza tempo arriva lei. Le crea, questa entità mentale di livello 5 le crea proprio ansia, che se lei non sa come stanno gli altri, a lei viene ansia, viene proprio l'ansia. Ma è la mentale collettiva, non una Sì, entità mentale sua. no, però ecco, io di solito le entità mentali collettive le vedo legate ad entità mentali, Ah, cioè come se hanno un prolungamento e hanno, mhm. diciamo, una sottoentità mentale che è legata Come alla sì, persona. alcuni diagrammi, no? Comunque alcune forme gerarchiche di Eh, rappresentazione, cioè rappresentate graficamente, non so, il generale sotto a X comandanti, esatto, ognuno esatto. ha... Sì, Ok. Quindi nel suo caso, entità mentale mm, mm, sua, che livello è? SP5? 5. Come la mentale collettiva. Sì, 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 sono, E, po- di solito la vedo così, anche la mentale collettiva. e poi? Poi ne ho una di livello 3. Mhm. Mm, ok, legata un po' alla sua, la vedo come se non si sente mai, come se si sentisse sempre quella sensazione che ci raccontava prima, che si sente un po' sola, mm, un po' ehm, mm, non accudita, un po' si sente sempre un po' fuori luogo, diversa dagli altri. Abbandonata a se stessa? Esatto, Mm. esatto. L'entità mentale di livello 3 che le fa credere queste cose e anche a livello fisico corrisponde a questo suo gonfiore, quello che lei chiama metabolismo lento, no? Mhm. In realtà è proprio questa tendenza che l'entità mentale di livello 3 fa sì che lei si senta proprio abbandonata a se stessa, sola, mai nel luogo giusto, eh, isolata, come se non si sentisse mai a casa, no? Mai accudita. Ok, e entità eteriche ci sono, compresi EDL, Vedevo solo appunto quel rettile lì. solo rettile. Sì. EDL? Ce ne sono due, uno dentro e uno che gira intorno. Si muove? Si muovono? Quello dentro no, più o meno è mm, diciamo, tra la tiroide e l'inizio delle clavicole, più o meno rimane sempre lì. E invece quello esterno gira intorno e poi si collega tra l'entità mentale,
quella collettiva di livello 5 al rettile. Fa da spola. Ok, lei mi ha fatto gesto quando parlavamo di EDL che sente qualcosa che si muove sul braccio destro o comunque in tutto il corpo, nella parte alta soprattutto. Potrebbe sentire l'altro, quello che gira intorno. È come se, Esternamente. sì, Mm. perché è come se gira, cioè, è come se quando vedo che girano intorno, è come se facessero un alone energetico, no? Quindi magari è come se una persona sente passare, che sfiora, no? Così. Bene, vediamo se ci sono anche degli impianti, elenco di cause esoteriche, cioè elenco di questioni fisiche, Mhm. cerchiamo la causa esoterica, ovviamente non stiamo facendo medicina, perché cerchiamo solo la causa esoterica di un disturbo medico di cui Lilia ha già cercato di capire le origini in termini appunto medici. Tiroidite, tiroide. Mm. Eh, allora, come se, allora, non c'è un impianto, ma come se, secondo me c'è stato, potrebbe essere inglobato. Ok, vedo proprio che la tiroide si è attivata intorno a qualcosa, Mm. quindi non è più attivo quell'impianto, ma secondo me c'è una reazione della tiroide rispetto a questo impianto. Problemi di capelli. Come se potrebbe essere un impianto mentale, perché è come se vedo come se avesse una rete più o meno sotto al cuoio capelluto, ok? Mm. Come se avesse una rete, potrebbe sembrare metallica, ma è più di circuiti elettrici, ok? Eh, mm, che è spesso attiva. E probabilmente quando lei, appunto, diceva quando lei fa la tinta o fa dei trattamenti in testa, è più sensibile e di conseguenza ha questa reazione di prurito, dermatite o fastidio. Ok. Mm. Vedi, vedi? Dimmi, dimmi. Vedo proprio che si attiva, è come se, cioè, se uno potesse andare a vedere con un rilevatore, diciamo, dei passaggi elettrici di corrente o di luce, qua vedrei proprio sempre, quasi sempre attivo, un po' di più, un po' di meno, come se ci fosse appunto una rete elettrica quasi sempre attiva, ecco. Allergie. Mm. Cuoio capelluto? Allergia al cuoio capelluto? Ok. Hai i capelli, il cuoio Ah, capelluto, la ok, testa. quello allora, quello lì è sempre quell'impianto lì. Io vedo invece in circolo è come se avesse, come se la PS andasse in allerta al passaggio di alcune sostanze. Potrebbe essere rispetto al piombo che ci diceva prima. Vedo proprio che circolano queste sostanze come se la PS lanciasse un allarme. Vertigini. No, questo è un problema fisico, lo vedo relativo alla cervicale. Fisico, Mm, quindi. sì. Fegato. Sono queste due o tre sostanze che vedo girare, che infiammano. Ah, Mm. sostanze presenti nei cibi? Secondo me uno è il piombo, che ci diceva prima,
che vedo che è abbastanza grosso, abbastanza... E poi sì, ci sono, sì. Potrebbe essere un fastidio al glutine e c'è una qualche vitamina di cui lei ha un accumulo. Direi la K, così è. Vitamina K. Sì. Lilia sostiene, ha fatto un forte sì quando appunto hai detto glutine. Vescica. Vedo un impianto. Sì, non ti saprei dire, è come se fosse in mezzo, però cioè come se fluttuasse anche se anche quando la vescica è vuota. Ah, quindi è un impianto che crea una sensazione di vescica piena anche quando è vuota? Sì. Acidità. Lo vedo un po' legato a questo impianto inglobato della tiroide, come se, non so, come se spingesse qua e infiammasse un po' questa zona, quindi forse va un po' da fare. Quando deglutisce è tutta una conseguenza, no? Quindi come quando deglutisce ha fastidio, è come se il boccone che entra per lei non è adeguato perché ha dato fastidio al passaggio. E quindi vedo come se tornasse su un po', come se tornassero su un po' i succhi gastrici perché il cardias non si chiude bene. Ok. Polmoni. No, i polmoni non vedo assolutamente niente. Perché lei li ha indicati allora? C'è una questione fisica. Sì, vedo che sono delle attivazioni temporanee, cioè no, i polmoni stanno benissimo. Ecco, vedo che magari a volte, spesso, ehm, quando lei esce e va, diciamo, tra la gente, in questo periodo è come se lei a volte si sentisse quasi di soffocare, ok? Vedo questa cosa qua che in alcune situazioni dove c'è tanta gente oppure dove vede la gente, dove sente l'ansia delle persone, così, è come se in quel momento lei si sentisse un po' soffocare, quindi poi quando rientra a casa lascia andare e diciamo risolve questa situazione e quindi c'è questa forse attivazione un po' su e giù. Però i polmoni stanno bene, decisamente, non vedo niente di... Va bene, artrite. L'artrite la collego a quel passaggio di quelle sostanze lì, che infiammano un po' tutto. La vedo proprio generalizzata. Bassa energia, casi di forte empatia con persone. Se ho capito bene. Sì, lei sente molto le persone. E infatti sentendo molto le persone vedo anche appunto quando lei si sente soffocare, sente forse l'energia pesante anche di alcune persone, quindi ha come questo affaticamento così dei polmoni e invece in altri casi sentendo tanto la sensazione dell'altro va in empatia. Diciamo che questo è anche aumentato, esasperato dall'entità di livello 5, quindi dall'entità mentale, quella collettiva, per far sì che le sue vibrazioni rimangano basse, no? Quindi fanno sentire ancora di più il carico, così ciucciano più energia e lei arriva proprio spossata perché a volte proprio ne prendono tanta di sua energia.
Va bene. Bassa autostima. Entità di livello 3. Mhm. Questa cosa che le non si sente mai adeguata, non si sente mai al suo posto, non si sente mai desiderata, non si sente mai accudita. Fa sì che la sua sensazione sia che non sia mai adatta, mai sufficiente, mai abbastanza. Tristezza, totalmente inspiegabile. Lei non è triste, ma si sente triste. Questo anche da bambina, no? Giusto? Io questo lo vedo legato alla sua empatia. Prende proprio, a volte prende proprio l'emozione dell'altra persona che sente. Cioè, il suo prendersi, il suo aiutare l'altra persona, unito alla sua sensibilità, alla sua empatia, fa sì che lei si prenda il carico dell'altra persona. E quando lei sente questa grossa depressione e tristezza, non è sua, è quella che ha preso dall'altra persona. Ed è inspiegabile perché non è roba sua. Ok, l'empatia quindi. Mm. Tendenza a isolarsi. Io direi entità di livello 3 non si sente adeguata, non si sente mai a posto e quindi c'è questa tendenza. Ok, hai una visita in corso. Ho sentito. Magari si Vabbè. mette qua. Infatti adesso si sta preparando. Eccola lì. Ecco là. E via. Ma lui sta arrivando perché tu hai bisogno di aiuto? No. No, perché no. Perché è fatto così? Era fuori ed è entrato. Sta cercando caldo. Lui va sul divano, se che ci sia qualcuno o no, lui deve andare lì, quindi Sul sono divano. meglio ci si mette sopra. Va bene. Ok, anche questo è un punto in comune con il popolo rumeno. Le donne hanno sempre dei problemi e hanno una ereditarietà di problemi, quindi anche nel caso di Lilia, i problemi delle donne in famiglia sono quasi ereditari, no? Quindi non so, se la nonna veniva tradita, allora viene tradita anche la mamma e viene tradita anche la figlia. Se subiva le botte del marito, stessa cosa. Capito, no? Cioè, quindi c'è sempre una ripetizione di un cliché, di un meccanismo, di uno schema. Causa esoterica nel caso di Lilia e in generale se riesci a vederlo. Sì, vedo proprio, vabbè, nel caso di Lilia, vedo questa, diciamo che non c'è, come se fosse un'entità mentale collettiva, ma è un'entità eterica. Possiamo dire collettiva, ma che è deputata sempre a fare la stessa cosa e a cui è collegata anche Lidia. Lilia e tutta la famiglia ed è come è questa entità deputata a fare appunto in caso di Lilia vedo più maltrattamento, forse anche qualcosa di tradimento, ma la vedo più, cioè più collegata al maltrattamento. Questa entità eterica deputata a questo si lega facilmente al popolo rumeno perché è difficile da spiegare il meccanismo. È come è più semplice rimanere collegati, cioè una donna rumena nasce crescendo, sapendo già che in Romania tendenzialmente gli uomini fanno così, ok? Mm. Quindi a livello mentale è già pronta a subire questa cosa, quindi l'entità mentale riesce a collegarsi più facilmente e a stare più facilmente collegata perché la vibrazione è quella, Mm. ok?
Non so se sono riuscita a spiegarmi. No, sì, molto chiaro. Ah. Va bene. Grande paura di Lilia per il timore che il figlio, che non ha nessuna intenzione di farlo, si cinivacchi uno di questi giorni a sua insaputa. Ma lui non ha nessuna intenzione, quindi la paura è totalmente infondata. Ma quando lei pensa alla possibilità che il figlio si possa cinivaccare per una qualunque ragione, va in completa crisi. E piange. E a piangere il gatto è andato. Mm. Allora, vedo questa sua paura di... Penso, allora, io la vedo, adesso ti dico quello che vedo e penso sia legato sempre all'entità di livello 5, perché vedo questa sua grande paura che con una scusa qualsiasi, diciamo in questo caso è molto facile la scusa del Cinivac perché si sa, c'è tanta paura rispetto a questo, no? Per gli effetti che fa. E quindi è facile come legame eterico di interferenza, no? Questa paura. Ehm, quindi con questa sua paura che il figlio possa avere dei danni da Cinivac se dovesse farselo, ehm, Mhm. rivedo che parte il meccanismo dell'interferenza che apre questo canale energetico dove lei è attirata verso la persona per aiutarla e se lui dovesse, cosa che non farà mai nella sua idea, se lui dovesse mai farsi cirivaccare, ok, Mm. è come se lei sa che non riuscirà mai a fare abbastanza per far sì che lui si salvi. Non so se sono riuscita a... Chiaro. Ok. Stessa domanda. No, stessa domanda no. Domanda simile a quella però di prima della ereditarietà dei problemi da madre a Mhm. figlia, da figlia a nipote. In questo caso, nel caso di Lilia, la madre voleva abortire lei e lei voleva abortire il figlio. Poi questo ovviamente non è successo in nessuno dei due casi. Guarda, hai disattivato il microfono, temo. Scusa. Qua più che altro, più che una causa esoterica, io vedo proprio la loro coscienza che tendenzialmente i loro uomini trattano male le donne, ok? Mhm. E quindi c'era stato quasi il dubbio che sarebbe stato meglio non farle nascere. Ok, quindi un sacrificarle per non vivere male. Vedo più una cosa così, che è un'altra causa esoterica. Ma le donne o anche i bambini, o le bambine o anche i bambini? Non ho capito. Allora, io vedo maltrattamento delle donne, Mm. ok? E nella loro idea, eh, se nasce una bambina, potrebbe, cioè, ha il rischio che vivrà male perché gli uomini trattano male le donne, ok? Mhm. E quindi è passata l'idea di abortire per evitare che nasca una bambina che possa vivere male. È Mm? un'entità mentale collettiva anche questa? No, l'entità mentale collettiva è quella che diciamo che è più la vedo più come una protezione mentale, questa. Mm. L'entità mentale collettiva è quella che tutte le donne rumene vengono trattate male dagli uomini, Mm. ok? E in questo caso vedo un po' una reazione mentale di difesa per cercare di bloccare questo processo, per evitare che
possa nascere una bambina a cui viene fatto dei maltrattamenti. Va bene. Io non ho capito, Lilia, tu non hai un marito compagno adesso? No, o sì? No, zero. Da 8 anni che sei single. Ok. Quindi sei divorziata o vedova? No, sei divorziata. Divorziata. Da 7, ok. Chiamiamo se c'è la fiamma, se non c'è le anime gemelle. Vediamo dove sono. No, la fiamma non è incarnata. È molto stupita Lilia. Lilia, non devi esserlo perché è molto raro avere una fiamma incarnata. Non è affatto su 9 miliardi sono 300 milioni. Quindi sono proprio pochi. E quante anime gemelle sono incarnate invece? 23? Ah, però. Mm. La più vicina, le più vicine? Allora, ce n'è una è molto vicino a lei, direi nel raggio di 50 chilometri. Una la vedo in Austria, una in Russia, in Germania, poi ce ne sono 6 più o meno nel continente asiatico, paesi arabi altre 5 e poi tutte le altre sono Nord America, tipo Canada, anche Alaska e Centro e Sud America. Ok, lei paesi arabi non li vuole, mi ha fatto capire molto chiaramente. Ne ha tante vicine, più vicine in Europa. Quindi. Beh, anche in Romania ne hanno Sì, 500 sì, chilometri, 50. 50 chilometri. Sì. Ok, cosa fanno quelli nel cinema? Che sono venuti nel cinema? Io vedo la compagna del figlio e la nipote che sono Mhm. molto entusiaste. Vedo questa nipote molto che salta dalla gioia e la mamma della nipote che la tiene abbracciata e conferma, diciamo, il suo entusiasmo. Il figlio lo vedo appena dietro, è un po' più è entusiasta anche lui, ma è come se non gli fosse tutto chiaro, no? Come se avesse bisogno di un attimo più di tempo per metabolizzare, però è contento, diciamo, è aperto alla novità. Mhm. E tutti gli altri parenti in fondo li vedo un po' così, un Non po'. particolarmente interessati. No. Scusa, Dov'è? Dietro, sì, stai girando. cammino ovunque. Carino. Mm. Se hai voglia di non averlo più tra i piedi, sai qual è la soluzione, no? Ci sono io, puoi sempre darmelo. Non penso però di portare anche il piccoletto col gattino. Come il piccoletto? Quale piccoletto? Il mio piccoletto non si Ah, separa dai suoi gatti. ah no. Dopo la sessione di Lilia, Mhm. muore la madre. Vabbè, c'è una causa esoterica, una connessione nella sessione, No, io direi che è la solita cosa che vediamo. Arrivano i Che- ladri in Mhm. casa. C'è una connessione? No, ci sono questi uomini del tempo che per spaventare le persone che fanno le sessioni con noi, spostano gli eventi, mettono gli eventi, diciamo, più drastici, vicino alle sessioni per far credere Correlarli.
esatto, che siano correlate, ma Lo stesso il fatto che lei sta male, che crede di avere un cortocircuito, che quasi si sviene. no, lì ho visto, ah no, era l'impianto mentale, lì li hanno mandato, hanno utilizzato quell'impianto mentale per darle, lì è proprio come se l'avessero spenta e riaccesa in un istante. Mm. Per inserirle all'impianto mentale, quindi un Sì, abduction. sì, Mm. sì, sì. Quante ne ha avute? Allora, nella sua vita ne ha avute 70. No. Come si chiama il progetto di Lilia? Mm. Mi viene da dire Medusa, ehm, perché attraverso questa entità mentale collettiva, che poi tramite un'altra entità mentale di livello 5 attaccata a Lilia, creano, quando aprono questi canali dove lei si sente trascinata verso gli altri, ok? E dove poi lei entra in empatia profonda e dove si scarica completamente, loro riescono a prendere tantissima energia e vedo proprio che è come se l'entità mentale collettiva in alto ci fossero questi tentacoli attaccati poi alle altre entità mentali e poi dalla persona è come se uscissero questi tubi collegati alle persone da cui poi l'entità mentale collettiva prende l'energia. Come se fosse Va bene. una medusa multilivello. Molto? Multilivello. Multilivello. Apriamo il portale aureo e chiamiamo non solo la madre e il padre di Lilia, ma anche tutti i disincarnati di tutte le sue generazioni. Tutti quelli che si vogliono presentare possono ora venire. Estendiamo lo stesso invito a tutti i disincarnati della sua amica lì accanto a lei, di tutte le sue generazioni. Uh-huh. Uh-huh. Ok, di Lilia quanti se ne presentano? 86, Della sua amica? 59. Bene. Se vogliono possono andare già tutti. Nel caso di Lilia, la madre e il padre possono restare ancora un attimo con noi Uh-huh. e vediamo come li vedi, cosa vogliono dire. Li vedo molto impostati tutti e due, cioè come se si devono far vedere in un certo modo al mondo. E quello che dice Mhm. la mamma è che non è riuscita, che non ha potuto in questa vita viversi la sua vita, perché nascendo in Romania e mm, crescendo appunto in questa nazione, lei si è trovata a stare in un ruolo determinato dalla società. Eh, e anche se l'avrebbe voluto, non è riuscita a uscire da questo ruolo e quindi non ha vissuto la sua vita. Ecco. La madre Sì, e il padre? e il padre lo vedo un po' attaccato alla madre, come se fosse dipendente dai movimenti della madre, no? Cioè dalla moglie. Sì, sì, Mm?
sì, della madre di Lilia. Come se fosse un Lego che si aggancia dietro e dove va lei va anche lui. Quindi lo vedo dipendente da lei. Ok. Cosa vogliono fare? Gli altri sono già andati, sì. Sì. Vogliono andare anche loro al portale aureo. Ok, li salutiamo allora Mhm. e li facciamo andare. Se vuoi vedere un attimo che cosa succede lì dentro, vai pure. Andiamo. Se ci vuoi andare col gatto. No, che poi ci rimane. Mm. Oh, teniamolo qua, orangetto. Mhm. Si vede questa energia. Ok, l'energia. Quando un disincarnato entra lì, diventa questa energia. Però è come se c'è l'informazione. Ok. Mhm. E da lì vedo proprio come se ci fossero delle grosse zone dove uno si ferma in attesa di fare quello che vuol fare dopo, quindi o reincarnarsi o stare lì o diventare qualsiasi cosa, non so, una pianta, un animale, quello che vuole, oppure se riesce, se è ora, se è tempo, tornare alla sorgente. Ma per tornare alla sorgente vedo che comunque le PS è come se si fermassero e si autovalutassero se Mhm. la loro consapevolezza ha già raggiunto. Un determinato livello. Sì. Ma i genitori di Lilia sono stati sono fiamme? No, però anime affini. E si può tornare solo se si è vissuta almeno una vita con la fiamma? Mm, Questo è vero? Ma una sì. vita basta? Secondo me no. Secondo me è una vita sola come coppia, eh? Cioè, Mhm. perché poi viviamo parecchie vite con la fiamma, ma la cosa essenziale che vedo è che bisogna viverla come coppia. Mm. Perché? Perché si fa l'amore. Sì, cioè diventi una cosa unica in tutto. È proprio il sentire la dualità nell'uno, no? Quello Mm. che spiegavo ieri, o stamattina, adesso non mi ricordo. È provare la dualità dall'interno. E lo puoi fare solo unendoti completamente con un'altra con la stessa PS. Ehm, Ma perché questo? Perché la PS è la stessa. la PS è la stessa, ok? Quindi la fiamma sei tu. Tu sei la fiamma. Esatto, Cioè, stavo tu per sei dire quello. Più l'altro. specchio della tua fiamma non esiste. Mhm. Cioè, corrisponde quasi a veramente a uno specchio, no? Mhm. E quindi tutte le reazioni della tua fiamma è una cosa tua che rimbalza. Mhm. Eh, Se una persona, lo chiamiamo, non so, Mr. Orange, ha la netta sensazione di aver incontrato la fiamma, Sì. cioè di essere in contatto con la fiamma, magari manco l'ha mai vista questa fiamma. Orange, che è un uomo, ha incontrato la fiamma, che è una donna. E cosa può fare Orange? Può andare davanti a uno specchio comune Mhm. e fare cosa? Chiudere gli occhi, guardarsi negli occhi, connettersi a questa persona che non conosce, Mhm.
attraverso lo specchio. Lo specchio dà cioè permette questo risultato No, è uno specchio reale, tu ti stai dicendo, reale, non è il sì, sì, sì. meterico. Quello che vedo che potenzialmente può fare lo specchio è che eh, sentendo sentendo la sua fiamma e guardandosi allo specchio, è come se vedesse il completamento della sua forma. Eh, faccio spiegarti come se aspetta, che cerco la similitudine. Sai presente quei giochi dei bambini dove quei quadrati di plastica dove devono infilare dentro le forme? Mhm. Ok, quindi lo specchio è una faccia di quel quadrato lì e la persona è la forma che deve entrare, ok? E quindi Mhm. allo specchio, sentendo la fiamma, riesce a trovare il posto esatto dove entra, quindi completa la sua forma. La complementarietà, Mm, il sì, Tao, sì. Yin e Yang, Mhm, bianco e nero. mhm. Quindi di nuovo il duale che si unisce. Esatto. E poi ha senso, perché era 1, è diventata 2, adesso E deve tornare riprova uno. Ah, per tornare a diventare 1, riprova pur essendo 2 l'1. Quindi sì, perché mm, vai, vai. vedi quello che ti manca, no? Esattamente, Ma sei tu, esattamente. Ma sei ma sai tu, che sei tu. esatto. E quindi così capisci cos'è la dualità, ma cos'è l'uno, perché riesci a vedere nello specchio quale pezzo manca per essere uno della dualità. Cioè dalla dualità riesci a vedere quale pezzo manca per diventare uno. Va bene, cosa vuole fare Lilia? Vuole andare al cluster? Sa Ok, già come fare, va diciamo tranquilla. che come seconda sessione non c'era molto tranne le Mm, entità mentali. no, no, infatti. Un rettile come entità eteriche fa ridere i polli. Mm, Una connessione all'entità mentale collettiva va bene. mm. E impianti, vabbè, ne abbiamo visti alcuni. Allora, uno mentale, abbiamo visto. Sì, ma direi che non ce ne sono altri, eh. C'è questo qua la tiroide che però è inattivo e lo vedo proprio inglobato. Non funziona. E poi c'è quello alla vescica. Ok. E basta, non ce ne sono Vediamo altri. al cluster quanti contratti ci sono, se ci sono. E vediamo cosa vuole farne Lilia. Come li vedi? Sono solo quelli delle vite. Quante sono queste vite? Mm, 1264. Ok. Non abbiamo visto la vibrazione. Vediamolo subito, prima di fare questo lavoro. Vediamola all'inizio. Mm, 3,4 miliardi. Ah, bassina. Percentuale di consapevolezza. 137. PSPE. 43, 57. E il cervello. 9,6. Ok. Come vedi i contratti al cluster? Ehm, sono come se fossero dei centrini Mhm. molto sottili, quindi sottili come un foglio, ma dei centrini e c'è scritta solo
la vita, che ne so, il numero della vita, 1 e l'esperienza principale e basta. Tranne appunto le vite collegate a questa entità mentale, scusa, questa entità eterica, io direi collettiva, non so come dire, quella che prevede che le donne rumene pensano Mhm. già che devono vivere con uomini. Beh, mentale collettiva Sì, o eterica? Mentale. mentale, no, è mentale, sì, sì, è mentale perché è proprio quest'idea di che loro dovranno vivere con uomini violenti, Problematici. Mm. problematici o violenti, sì. Violenti, traditori, Sì, ignoranti, bla bla bla. esatto. Mhm. E, e poi le vite collegate all'entità mentale collettiva, della, Mm. quella che si chiama, come ho detto, Medusa. Medusa. Va bene, via Ah, tutto. ah, Ormai Lily è pronta a svoltare, ormai Lily ha compreso, lei elimina i contratti e di ah, conseguenza si eliminano tutte le sue connessioni con quello che abbiamo detto. ah, ah. Ok. Ah, Fatto? sì. Ad eternum. Qui insegniamoglielo, anche questa è una cosa nuova per Lilia, Ah, e può creare quanti ne vuole, dopo che ha imparato a farne anche solo uno. ah. L'ha fatto e l'ha messo nel cluster. Ok, andiamo all'avatar. Ah. C'è il pezzettino, sono due spicchi solo di avatar. Corrispondenti alle entità mentali, Sì, scommetto. sì, sì, sì. Mm-mm. Ok, via tutto. Ad eternum anche qui. E dimmi quando l'ha fatto. Ah. Adesso. Con queste nuove condizioni c'è ancora il contatto con l'entità mentale sua, l'entità mentale collettiva collegata appunto alla sua 5, la 3, i 2DL, il rettile, Ah, tutte le 70 abduction mi sembra. ah. No, non c'è più niente. Problemi di natura emozionale. Bene, No. 5 nuovi ad eternum, uno per ogni corpo. Iniziamo dal fisico, Ah, emozionale, mentale, eterico e subliminale. ah. Medusa esiste ancora? No, non per lei. Si è Ok, staccato da lei. invitiamo nel cinema le 2 o 3 anime gemelle più vicine, quella da 50 km, eccetera. E vediamo cosa succede nel cinema. Nel cinema vengono distribuite sotto il sedile delle persone, cioè del posto in cui si sono sedute le persone, ci sono una VIC e le istruzioni per crearsi ad eternum. Ah, Qualcuno riesce a farlo, qualcuno ha bisogno di comprenderlo nel mentale ah. e quindi si può dire di vedere questi video. Se dovessero essere disinteressati alla ricerca, alla comprensione e a un percorso spirituale, non ci si può fare niente. È un loro Ah, ah, percorso, ah. è una Ah, loro scelta rispettabile, cioè la, una bella vita
la consapevolezza sono scelte, non c'è il bene e il male, non c'è il bene e il male. La consapevolezza è il bene, no. L'inconsapevolezza è una scelta come la consapevolezza. Quindi chi la prende e l'assume, fa una scelta Mhm. che va rispettata. Se uno si cinivacca, va rispettato. Quello che non avviene però è il contrario, no? Chi non si cinivacca viene considerato un appestato, viene Mm, insultato, viene qui, viene là, viene su e giù. Questa è la cosa più drammatica, che mm, non mm. avviene il rispetto nel contrario, invece ci deve essere per forza. Va esatto, cioè participio passato di esigere. Va preteso il Mm. rispetto. Quando ci viene detto, ma non ti cinivacchi, ma il dovere civile, tu fatti i cazzi tuoi. Infatti. Sei te stesso, rispettami, questa è una mia scelta, le tue sono le tue, io le rispetto, tu allora rispetti anche le mie, se no a calci fuori dalla porta. Mm, Ma perché sono fatti miei, mia scelta. mhm. Perché uno fuma che porta il cancro, è una sua scelta. Gli si può dire, guarda, avrei il cancro ai polmoni, e quello ti risponde, è una mia scelta, hai ragione. Poi Mm. vabbè, in teoria il discorso non funziona proprio così nel caso dei fumatori, dei grandi bevitori, perché almeno in Italia le cure mediche sono pagate da tutti, quindi non è proprio una libera scelta. Se poi hai un problema legato chiaramente al vizio del fumo, dovresti pagarti le cure da solo, non deve pagarle la comunità, e la collettività. Ma questo è un mio pensiero personale. Perché libera scelta fino a un certo punto, ma quando non tocca agli altri, anche a livello economico. By the way, cosa Mhm. fa Lilia? Non so se l'immagine che mi è venuta è di lei che crea mm, dei gioielli, comunque delle, sì, anche, cioè, sì, dei gioielli creati da lei e mentre crea questi gioielli riesce a allenare la sua sensibilità. Lei è molto sensibile con le persone e quindi deve imparare a modularla, a riconoscere quando è dell'altro, quando è sua e a modularla. Ok, e la PS mi ha fatto vedere proprio lei che mentre fa i gioielli allena la sua sensibilità, quindi impara a centrarsi con la sua PS per poi ehm, riuscire all'esterno a modulare le vibrazioni. Quindi in questo momento, finora era o tutto verso le altre persone oppure niente, quindi poi si sentiva sola, non apprezzata, abbandonata, tutte queste cose qua. E invece deve proprio imparare a sentire qual è la sua vibrazione, la sua sensibilità e qual è quella dell'altro e imparare a modularla. E come esercizio io, boh, la PS mi ha mandato questa immagine, poi non so, comunque una cosa di questo tipo. Questo è già anche il messaggio della PS. Mm, sì. Bene, nel cinema, adesso togliamo i tendoni neri. Nel cinema che succede? Allora, la nipote ha preso la Vic, ha creato la Eternum come se niente fosse. La mamma della nipote anche lei ha preso la Vic e con le istruzioni ha creato una Eternum. Il figlio ha preso la Vic e con un po' più di lentezza ma è riuscito a creare la Eternum. E tutti quelli in fondo, vabbè, qualcuno ha preso la Vic, qualcuno neanche, non l'ha neanche presa e qualcuno, diciamo, si è messo in tasca le istruzioni per la Eternum da portarsi a casa, tra virgolette, altri mm, boh, quasi indifferenti. Va bene. Nuova vibrazione di Lilia. 127 miliardi, Mazza. Nuova consapevolezza. 186, Vite precedenti. 981, PSPE. 63, 47,
37, Cervello. 9,9. Ok, solo un ultimo consiglio da parte della PS di Lilia per come alzare questa percentuale e abbiamo finito. Controlliamo anche la casa alla fine, però. Eh, la vedo in mezzo alla natura, che è come se prendesse delle cose della natura piccole, potrebbero essere o delle bacche, dei sassolini, oppure delle foglie, dei rametti, e facesse tipo una cosa ritmica, meditativa, di contarle, metterle in fila e contarle. È proprio un allenamento per attivare di più quelle parti del cervello che non sono ancora attive. Cioè, andare avanti in questo processo di attivazione. La vedo proprio, cioè l'immagine che mi arriva è, sai, quella minuziosità e ripetitività dei giapponesi, mi viene questa immagine, no? Tipo giardino zen, che però metti il sasso da più piccolo al più grande li conti, oppure fai, ecco, una colonna di sassi, no, in piedi e li conti, oppure fai un cerchio con i rametti e li conti, ecco, delle cose così. Benissimo. Mhm. Qualcosa da aggiungere? Beh, guardiamo la casa, facciamo un check della casa, giustamente. Allora, non c'è nessuno, vedo che però il terreno dov'è? È come se avesse una memoria negativa antica e quindi dopo un tot abbassa tutte le vibrazioni, quindi dovrebbe spesso immaginare di alzare le vibrazioni di tutta la casa. Adesso lei, ci è arrivata questa informazione, ha messo degli ad eternum in giro e la luce è ricomparsa. Ok, però è come se pian piano diventasse tutto buio, come se i muri diventassero grigi. Quindi ogni tanto deve alzare le vibrazioni o metterli ad eternum. Va bene. Abbiamo finito. Mhm. Sei pronta a tornare, Elena? Sì. Ok. Allora, disconnettiti da tutto e tutti.